Ma buongiorno miei cari pellegrini, siamo da poco usciti dall'ostello, alle ore 6 del mattino tutti hanno fatto un casino di pazzi, dato che questa tappa, la tappa odierna, Santo Domingo della Calzada, è di soli, tra virgolette, 20 km, dopo che siamo stati abituati nei precedenti 2 giorni a percorrere 30, 20 km. In nemmeno un grande dislivello, vi posso dire che secondo me sarà una passeggiata. Oggi sono molto felice perché c'è il sole e non piove. Può sembrare una cosa scontata, magari a voi non ve ne frega nulla perché state nei vostri beletti, nelle vostre belle macchine e quindi quando dovete recarvi da qualche parte, piove o non piove, sì, può essere un leggero fastidio, ma per chi cammina e chi fa questi percorsi, tra fare 3 ore sotto la pioggia incessante e fare 3 ore, ecco le frecce gialle, e fare 3 ore in maniera diciamo normale, c'è molta differenza. Allora miei cari amici, sono quasi ad Azofra, 6 km e qualcosa fatti in un'ora, proprio perfetta forma ormai, dopo 10 giorni il corpo si è abituato. Ma voglio far vedere una cosa, per chi dice che ha timori di fare il cammino, non so se ce la faccio, il cammino per tutti. Di fronte a me c'è una signora, guardate quanto è carica. E lei ce la fa. E qua è pure una salita. E se ce la fa lei, ce la potete fare sicuramente pure voi. Buon cammino signora. Comunque c'è scritto Azofra, ecco qua. Ora vado a fare colazione che c'è Michele che mi aspetta, che si è dimenticato un borsello, non so se si può vedere, vabbè ve lo faccio vedere dopo. Ho dovuto caricare sia il suo borsello che una felpa che aveva lasciato, ma anche questo vuol dire cammino, aiutare i tuoi compagni. In compagnia del buon Michele abbiamo lasciato Azofra, abbiamo percorso 6 km alla grande e ora ci stiamo dirigendo a Ciruena, che dista da qui 16 km e molte guide dalle esperienze dei vari pellegrini ci è stato detto che non c'è assolutamente nulla per 16 km, quindi mi raccomando, consiglio, quando arrivate ad Azofra fate rifornimento d'acqua, comprate cibo e tutto quello che vi necessita, perché probabilmente per i successivi 16 km non ci sarà assolutamente nulla. Quindi noi ora proseguiamo il nostro cammino, guardate Miki con il suo bello zaino fucsia, che siamo tutti arcobaleno qui, io con la bandana del Brasile, siamo tutti arcobaleno. Dobbiamo essere ben visibili e riconoscibili per strada. Sempre. Poi... Ed eccoci qui, e dopo aver percorso 7 km dal paesino d'Azofra, ecco il primo punto all'ombra e una visione paradisiaca dinanzi ai miei occhi. Ladies and gentlemen, Francesco! Siete delle minchie morte. Perché Perché siamo delle minchie morte? Perché siete arrivati all'ultimo. Ma noi ci siamo svegliati. Io sono partito alle 8, mio caro Francesco, Vi faccio vedere questa location all'ombra. C'è anche una fontana. Ragazzi, ora ci fermiamo un pochino perché c'è Michele che ha problemi al ginocchio. Ricordatevi, dopo 7 km da Zofra, ecco il primo punto dove troverete degli alberi e una fontana. Siamo arrivati a Ciruena. Per vedere questo bel cartello, costeggiamo anche un campo da golf. Chi è pellegrino e gioca a golf. Campo da golf. Ed ecco i momenti che preferisco. Io
il mio Santiago, un bel paninazzo preparato ieri, e la natura e il silenzio. Altro che il ristorante 5 stelle. C'è alcun cartello che ci annuncia l'ingresso a Santo Domingo della Calzada, però c'è questo inizio di viale con varie indicazioni, persone sedute ai tavolini, quindi Teatro Avenida, e ora noi ci stiamo dirigendo al nostro ostello, doccia, e poi questa sera ve la faccio vedere un po' Santo Domingo della Calzada, perché c'è la leggenda del gallo e della gallina, molto carina, che ve la voglio far vedere. Dopo essermi riposato un pochino, aver fatto la doccia, aver lavato i panni, adesso vi porto per le vie di Santo Domingo della Calzada e più precisamente ci stiamo dirigendo verso la cattedrale che si chiama, se non sbaglio, del Salvador, che dovrebbe essere dinanzi ai miei occhi. E voglio raccontarvi anche una bella storia. Eccola qui, guardate qui che bella la cattedrale. Vi faccio vedere. Guardate. Che bella. Che bella. Ora vi racconto una delle leggende, una dei primi miracoli, diciamo, del Cammino di Santiago. Perché c'era una coppia di pellegrini insieme al loro figlio che si stavano recando in pellegrinaggio a Santiago. Si fermano ad una locanda qui a Santo Domingo della Calzada e la figlia del locandiere era molto attratta dal giovane figlio della coppia, che era anche un bel ragazzo. Ci prova col giovane figlio, però quest'ultimo, per non dare dispiacere ai genitori, dato che si trovavano lì per un pellegrinaggio religioso, rifiuta la ragazza. La ragazza, ferita e arrabbiata, nasconde in un sacco del ragazzo un vaso d'argento e lo denuncia accusando di essere un ladro. Arriva la polizia e lo condanna a morte e il ragazzo viene impiccato. I genitori, distrutti dal dolore ma pieni di fede, decidono di proseguire il loro pellegrinaggio verso Santiago. Al ritorno passano per Santo Domingo della Calzada e ritrovano il figlio vivo e vegeto e gli chiedono come mai, cioè cosa è successo, e il figlio racconta che qua durante l'impiccagione San Giacomo, dato che comunque lui era innocente perché non si era macchiato di alcun crimine, Santiago l'aveva sorretto per i piedi e l'aveva liberato. Ma i genitori non vollero credere a questa storia e durante la cena pensavano che il figlio si fosse approfittato, si fosse inventato di tutta questa storia, perché in realtà voleva stare insieme alla bella locandiera per non dare un dispiacere. Il padre, durante la cena, dove erano serviti appunto un gallo e una gallina belli arrostiti, proferì queste parole: se è vero questo che tu mi stai raccontando, allora in questo momento il gallo e la gallina devono prendere vita. E in quel momento il gallo e la gallina si ridestano, si rimettono nuovamente le piume e scappano. E da allora, a rappresentare questo miracolo, qui alla cattedrale un tempo veniva messo un gallo e una gallina, che adesso sono stati trasportati all'interno della cattedrale, sempre in due cerchi simili, e per vederli dovete pagare 4,50 €. Quindi purtroppo il business è arrivato anche al cammino. Prima erano in bella mostra, adesso bisogna pagare per vederli. Allora ragazzi,
Questa è la chiesa di fronte a Santo Domingo della Calzada. Abbiamo assistito alla funzione religiosa e in più c'è stata la benedizione del pellegrino. Quindi dopo quella di Roncisvalle, che purtroppo non ho filmato perché stavo in condizioni fisiche davvero pietose, c'è stata la funzione religiosa normale e a finire la benedizione per tutti i pellegrini, che Dio possa proteggere il nostro viaggio. Ragazzi, sono le 22 e l'albergo do Peregrinos, come un carcere, welcome to Poggioreale, ha chiuso. Closet 22, guardate, ho dovuto salutare i miei amici. Ora stanno spegnendo pure le luci. Tipo carcere di Poggioreale a Napoli. Io mi sto incamminando in un altro ostello, che per fortuna non chiude alle 10. E che dire ragazzi, i ragazzi non se l'aspettavano, perché quando mancavano 5 minuti al loro rientro, ho comunicato la notizia che li avrei salutati, perché sto riflettendo su questo pensiero che domani la prossima tappa di domani è Belorado e sono 22 chilometri. E io però ho desiderio di andare al Puente Fitero, all'Ermita de San Nicolas. Hola! All'Ermita de San Nicolas, dove c'è un monastero, dove non c'è la luce, ci sono solo le candele, si fa una bella cena comunitaria per vivere ancora di più questa essenza del cammino. Però questa tappa è una tappa intermedia tra due tappe, quindi se io seguissi le varie tappe del cammino, per raggiungere questo posto in un giorno dovrei percorrere 43 km. E 43 km, miei cari amici, per me è una cosa assurda. Allora che cosa ho pensato di fare? Di scavallare 5-6 km ogni tappa, per poi arrivare a quella magari percorrendo 30 km e non 45 come dovrei fare. Guardate il bel campanile alle mie spalle. E quindi ragazzi non se l'aspettavano, quindi ho visto proprio gli sguardi smarriti. Sono persone con cui io sto condividendo delle cose da 8 giorni. È tutto amplificato, mi sembra un po', ne parlavo ieri, come l'Isola dei Famosi, quando li vedi che dopo 4 giorni si mettono a piangere perché hanno la mancanza della casa, oppure perché magari uno viene eliminato e gli altri piangono. E vi posso dire che ora capisco un po' l'effetto. Quindi quando gli ho dato sta notizia che mancavano 10 minuti al loro rientro, c'era Vito che non ci credeva, ma no, è impossibile, dove vai? L'altro Francesco che diceva no, Pasqua che diceva no, ma che stai scherzando, dai, domani ci vediamo. E quindi loro non hanno ben compreso che forse non ci vedremo mai più, perché io se salto una tappa non li rincontro più. Questa cosa mi dispiace, però sono arrivato a un punto del cammino che mi sento bene fisicamente, bene mentalmente e pronto a mollare comunque quei paletti, quelle consuetudini, quelle diciamo certezze della comfort zone, che dal momento che incontri qualcuno, fai amicizia, ti leghi, hai paura comunque di stare solo, hai paura di fare nuove amicizie. No, perché io questa esperienza non la vivrò mai più in vita mia, e nonostante ho legato con delle persone, comunque nelle tappe successive ne incontrerò altre che mi daranno nuove emozioni, che mi trasmetteranno nuove esperienze, e quindi credo che ora ritorno in albergo e mi faccio un po' un progetto, un po' una stima di cosa devo fare domani e poi si vedrà. Però può essere che da domani, sia nei vari video che nel mio diario, non troverete più scritti i loro nomi, ma sicuramente ce ne saranno degli altri. Da Santo Domingo della Calzada vi saluto e vi auguro buonanotte.